Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Vi ricordate come si presentava il quadro ad acrilico, quello dell'esperimento dell'acquarello su tela? Ecco, è proprio quello che avete appena visto. Se vi ricordate, poi vi metto il link in descrizione, avevo provato a dipingere l'acquarello su tela, quindi a passare il medium adatto, in questo caso il ground della Daniel Smith sulla tela. E evidentemente, essendo la prima volta, ho sbagliato qualcosa, quindi non ho dato un strato giusto di questo medium e quindi l'acquerello non prendeva proprio. Poi ho provato varie altre tecniche e alla fine ho deciso di riparare il tutto applicando il colore acrilico. Però, come avete visto, non è venuto un granché, quindi ho deciso alla fine di passare sopra l'olio. Ovviamente questo si può fare perché rispettiamo comunque la regola del grasso su magro. Intanto vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al mio canale. Devo dire che la stesura dell'olio sull'acrilico è stata particolarmente piacevole. Quello che si nota subito è una brillantezza molto vivida dei colori. Il fatto di aver dato già uno strato di colore sotto amplifica proprio la brillantezza dei colori, in quanto se sopra ad esempio si passa un colore trasparente, quello sotto ancora è visibile e questo quindi amplifica proprio la vivacità dei colori. Altra cosa che anche mi è piaciuta è, devo dire, il fatto di saltare tutta la prima parte della stesura ad olio, quella che in gergo viene detto ammazzare la tela, che è proprio il primo strato, quello diciamo un po' più noioso e che appunto va dato molto magro, quindi con poco olio, molto colore, e si deve coprire tutta la tela. Ecco, questo passaggio viene saltato, quindi si passa direttamente alla fase più bella, quella dove si danno le sfumature e la transizione tra un colore e l'altro. Questa per me è la parte più bella, senz'altro. In questo processo che ho voluto condividere con voi, processo quasi completo, vedrete che io qualche volta uso le dita per sfumare. Sono proprio dei piccoli passaggi che uso e sfrutto per dare appunto quella levigatezza e sensazione di passaggio tra un colore all'altro che non deve mai essere netto, ma questo è un mio modo di dipingere, ognuno deve trovare il proprio, perché appunto la pittura è come la calligrafia, no? Ognuno ha la propria e anche in pittura ognuno ha la propria pennellata e il proprio modo di esprimersi. Quindi ovviamente non è un invito ad usare le dita. Altra cosa che si nota in questo processo è che io non uso mai il nero. Forse ho avuto modo già di dirlo, ma non amo il nero sulla tela, soprattutto con l'olio, ma in generale diciamo con nessuna pittura, forse solo con l'acrilico l'ho usato qualche volta, ma sull'olio proprio no. I neri vanno fatti con i colori della tavolozza che usate in tavolozza, quindi in questo caso io ho usato un blu, un rosso e a tratti anche un verde. Per questo dipinto in particolare ho usato due rossi,
uno più violaceo, tipo magenta, e uno invece più caldo, un rosso di cadmio molto molto bello e vivace. Poi ho usato un giallo medio e un verde e ovviamente il bianco. Quindi questi soltanto di colori ho usato, e poi farò un altro video in cui vi dirò, diciamo, i colori base con cui si può iniziare la pittura a olio, quelli che non devono mai mancare, e quelli che invece uso io e che ho integrato poi man mano, ovviamente quelli più belli. Alla fine di questo video c'è anche un pezzettino dove do proprio un ultimo tocco di luce alla foglia. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito ancora una volta a mettere un like e iscrivervi al canale, e noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!